Ciao a tutte, benvenute sul canale del Cestino dei Tesori Maglioncinetto. Oggi vedremo insieme la realizzazione di questo top che si va ad abbinare ai pantaloncini Stella Marina. In realtà questa è la metà del top che ho già fatto, ho già realizzato. Quello che andremo a fare sarà l'altra metà del top e poi vedremo come utilizzarlo per indossarlo. Come vedete è un triangolo, è praticamente la metà di un costume, quindi un triangolo che forma già una parte concava data dalla lavorazione Granny in questa maniera, e poi ho applicato due stelline che richiamano il motivo dei pantaloncini Stella Marina. Questo è il cordino per attaccarlo al collo, poi si farà passare un cordino sotto sia da questa parte che dall'altra parte. Ovviamente le stelle andranno applicate in maniera speculare, ma perché a me piace così, però poi potrete applicarle un po' come volete, e poi sarà pronto per essere indossato. Per quanto riguarda le stelle, io qualche giorno fa ho già messo un piccolissimo video che vi fa vedere la realizzazione, quindi non la vedremo in questo video. Potete recuperare il video al link che vi lascerò nell'info box e siamo pronti per iniziare. Allora, l'occorrente per questo progetto è praticamente le rimanenze del filato che avete utilizzato per i pantaloncini Stella Marina. Si tratta di pochi grammi, direi che sono sufficienti una cinquantina di grammi complessivamente. Questo è un filato che si chiama Yarn Art Jeans, a 160 metri in 50 grammi ed è composto per il 55% di cotone e il 45% di PAC, che è una fibra acrilica. Per questo progetto io vi consiglio di utilizzarlo prevalentemente come costume per prendere il sole, quindi non da bagnare, perché comunque è un cotone che rimane un po' spesso. Se volete farlo per fare il bagno, utilizzate o una microfibra che si asciuga velocemente, oppure utilizzate un filato apposito per i costumi, che poi vedremo successivamente, perché ho in programma qualche altro tutorial in cui vi farò vedere come realizzare dei costumi con i filati appositi per i costumi. Allora, siamo pronti per iniziare. Abbiamo un uncinetto del 3,5, poi ci serve una coda lana per nascondere le codine e un paio di forbici. Possiamo iniziare. Io inizio con il verde, farò praticamente la stessa sequenza di colori che ho fatto qua. Ovviamente voi potete ripetere i colori quanto volete, potete farlo anche di un unico colore solo, nel qual caso vi viene molto più semplice, perché non avete poi da nascondere tutte le codine che ho dovuto nascondere quando poi ho terminato il pezzo. Allora, prendiamo il nostro filato del colore prescelto e avviamo 18 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Nella quarta catenella andremo a fare una maglia alta e poi ancora una maglia alta per un totale di 15 maglie alte. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Nella 16ª maglia andremo a lavorare come segue: 1, 2 e 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Adesso andiamo a fare 15 punti anche dall'altra parte, quindi prendendo la solina inferiore della catenella. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. E abbiamo terminato con il verde. Il colore successivo nella mia sequenza è il lavanda, questo qui. Prendiamo il capo, iniziamo sempre dal dritto, da questa parte qua, facciamo un cappietto e dopodiché entriamo nella terza catenella di avvio e facciamo una maglia bassa, una e 2 catenelle, saltiamo 1, 2 e 3 maglie di base. Tra la terza e la quarta andiamo a lavorare 1, 2 e 3 maglie alte, saltiamo 1, 2, 3 e tra la terza e la quarta maglia andiamo a lavorare 3 maglie alte e ancora saltiamo 3 maglie, tra la terza e la quarta andiamo a lavorare 3 maglie. Saltiamo ancora, tre maglie, saltiamo 3 maglie e adesso ci ritroviamo nell'archetto di 2 catenelle dove andremo a lavorare 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Poi saltiamo 1, 2, 3 maglie, tra la terza e la quarta rifacciamo lo stesso lavoro che abbiamo fatto dall'altra parte. Questo è un giro breve, ve lo faccio vedere tutto, così poi vi faccio vedere il giro successivo come va gestito e poi vi inviterò a proseguire autonomamente fino al raggiungimento della misura. Due, uno, 2 e 3, 1, 2 e finiamo con una maglia alta. Vedete? Quindi abbiamo iniziato con le 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, abbiamo finito con una maglia alta. Facciamo una catenella di sicurezza e torniamo dall'altra parte. Il prossimo colore è questo nocciola chiaro. Con questo colore facciamo il solito cappietto, entriamo nella solina, vedete che c'è qua una solina, e facciamo una maglia alta e 2 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta e poi nello stesso spazio andiamo a lavorare altre 2 maglie alte. Come vedete io sto lavorando insieme le codine, così poi le taglio e non ci penso più. Vado avanti e faccio la stessa cosa. In ogni spazio tra 2 gruppi di 3 maglie alte io vado a lavorare 3 maglie alte. Così come nel punto granny, cioè è di fatto un punto granny questo.
ecco qua, stiamo arrivando all'angolo. Entriamo sempre nel nostro spazio di 2 catenelle, è una congiura, mi si ingarbuglia sempre il filo. Allora, entriamo nel nostro spazio di 2 catenelle e andiamo a fare 1, 2 e 3 maglie alte, 2 catenelle, e 3 maglie alte. Arriviamo alla fine del giro, così vi faccio vedere come finiamo, poi vi spiego come continuare. 2 e 3, 1, 2 e 3, 1, 2 e 3, 1, 2 e 3, 1, 2 e 3, e poi finiamo con 3 maglie alte. Allora, facciamo così, questo adesso lo prendo dentro qui, lo lavoro così, lo metto da questa parte e lo lavoro dentro le 3 maglie alte, così lo fisso, catenella di sicurezza e stacco il filo. Avete visto l'altro giro? Io l'avevo iniziato con le 3 catenelle, scusate, ho toccato la telecamera, con le 3 catenelle, e questo con le 3 maglie alte, quindi devo alternare un giro vuoto, che è questo qui, e un giro pieno, che è questo qui. Adesso, come devo iniziare il prossimo giro? Con il giro vuoto. Vi faccio vedere soltanto l'avvio e poi proseguo, e poi ci rivediamo quando faremo l'ultimo giro. Allora, cappiettino, entro nella terza catenella di avvio, sempre dal dritto, mi raccomando, quindi iniziate sempre nello stesso punto, finite sempre nello stesso punto. Ecco qua, faccio 1 e 2 catenelle e poi proseguo normalmente facendo 3 maglie alte nello spazio tra i 2 gruppi di 3 maglie alte del giro sottostante. A questo punto io proseguo e ci vedremo. Io nel mio caso ho fatto 9 giri, quindi ci vedremo al 9° giro. Vi dico solo una cosa prima di interrompere la registrazione. Vi dico soltanto che per modificare la grandezza del pezzo potete agire su 2 dimensioni. Una è quella iniziale, adesso ve lo faccio vedere nel pezzo che ho già fatto. Anzi, ve lo faccio vedere qui. Vedete, io qua ho fatto 1, 2, 3, 4 e 5 gruppi di 3 maglie alte più l'angolo. Se lo volete fare più piccolo potete fermarvi a 4 gruppi di maglie alte. Ovviamente di conseguenza, per fare venire il pezzo proporzionato avrete bisogno di meno giri per arrivare alla grandezza che desiderate. Nel caso in cui invece vogliate un pezzo più grande, aumentate sempre di un gruppo di 3 maglie alte in modo da avere poi una coppa più grande. Quindi giocate su questa dimensione e poi giocate sul numero delle righe che andate a fare. Ve ne accorgete quando il pezzo è proporzionato. Vedete, questo è un pezzo proporzionato, si vede a occhio nudo. Potevo anche fare un giro in più se avessi voluto, ma in questo caso mi serviva così. Se invece lo volessi fare più piccolo e cominciassi con questa dimensione qua, il pezzo verrebbe sicuramente sproporzionato, perché dovrei fermarmi molto prima e sicuramente l'effetto non sarebbe bello come diciamo un pezzo che ha una proporzione. Quindi vi invito a lavorare su queste 2 dimensioni: il numero dei giri che fate, anzi no, il numero di gruppi di maglie alte che fate all'inizio e di conseguenza il numero dei giri che andate a fare. Ci vediamo dopo. Ho finito il 9° giro, vedete? Ho fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ho finito con il rosa e adesso, sempre con il rosa, vado a fare tutto il contorno di punti bassi. Dopodiché praticamente andrò a pulire
vedete faccio 2 punti bassi per ogni maglia dei giri praticamente, quindi per ogni maglia alta orizzontale faccio 2 maglie basse. Nello spazio dei giri vuoti faccio 2 maglie basse e nel frattempo lavoro le codine in modo da nasconderle e poi riuscire a tagliare quante più codine possibili senza cucirle quando avrò finito il lavoro. Però qua adesso vi sto trascinando questa da un po', quindi la lasciamo e lavoriamo soltanto con le ultime codine. Quindi ogni punto in orizzontale, quindi ogni giro in orizzontale, vado a fare 2 maglie basse. Adesso questo lo lasciamo, questo filo qua lo lasciamo e lavoriamo soltanto con il beige. Quindi 2 nello spazio vuoto, 2 sul punto alto. Adesso qua non mi ricordo cosa avevo fatto al centro, lo avevo saltato, quindi adesso vado a lavorare dall'altra parte, proprio per farlo simmetrico lo vado a lavorare uguale anche dall'altra parte. Adesso taglio questo che è un po' che me lo tiro dietro, lavoro ancora con il verdino. Cosa ho qua? 1 e 2, poi ancora 1 e 2, questi adesso li taglio, non mi servono più. 1 e 2, 1 e 2. Questo serve sia, diciamo, ha una funzione sia estetica che funzionale. Estetica perché mi pareggia tutti i punti dei vari cambi di colore e funzionale perché mi nasconde tutte le codine. Ecco, almeno la maggior parte delle codine, poi il resto le dovrò tagliare e fissare con l'ago, però almeno la maggior parte riesco a lavorarle in questa maniera e quindi a eliminarle. 1 e 2, questa la tagliamo così, uno e 2, mi ricongiungo alla prima maglia. Adesso vado a lavorare sulla terza catenella di avvio, dove vado a fare, anzi no, faccio un altro punto basso, ho sbagliato, scusate. Allora devo lavorare anche questo punto in orizzontale. Allora 1 e 2, giusto così, e adesso vado a fare una maglia bassa per ogni maglia alta del giro sottostante, molto semplicemente, perché adesso i punti sono leggibili e quindi io vado semplicemente a lavorarci sopra in questa maniera. Lo faccio per tutto il giro e ci vediamo poi per il giro di rifinitura. A dopo. Finito anche il giro di punto basso, lo vediamo così. Ecco, adesso dobbiamo iniziare a fare la nostra rifinitura. La nostra rifinitura la facciamo con il verde acido. Allora, facciamo sempre il cappio, iniziamo sulla prima maglia bassa del giro, che sarà questa qua, e facciamo una maglia bassa, 1, 2, 3 e 4 catenelle. Entriamo nello spazio tra i due gruppi di 3 maglie alte, 2 giri sotto, perché vedete c'è il punto basso, facciamo una maglia bassa, 1, 2, 3 e 4, scendiamo sotto e facciamo una maglia bassa. Vedete, in questo modo praticamente si va a formare un motivo decorativo. 1, 2, 3 e 4, facciamo una maglia bassa e andiamo avanti, 3 e 4, maglia bassa e andiamo avanti, 3 e 4, maglia bassa e andiamo avanti, 1, 2, 3 e 4, maglia bassa e andiamo avanti, 1, 2, 3 e 4, maglia bassa, 1, 2, 3 e 4, maglia bassa, 1, 2, 3 e 4, maglia bassa, 1, 2, 3 e 4, entriamo nell'angolo facciamo maglia bassa, 2 catenelle, altra maglia bassa,
1 2 3 e 4 e dobbiamo farlo praticamente per tutto il giro. 2 3 e 4, 1 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 2 3 e 4. Vedete che stiamo arrivando alla fine del giro. 3 e 4 e ancora 1 2 3 e 4, 1 2 3 e 4. Andiamo all'ultimo punto, facciamo una maglia bassa e poi ricominciamo nella parte inferiore. 1 2 3 e 4. Nella parte inferiore, vedete, lo vado a fare negli spazi vuoti, quindi nelle righe che iniziamo con lo spazio vuoto. E 4. Li leggiamo benissimo anche qui, 1 2 3 e 4, 1 2 3 e 4. Poi faccio 1 2 3 e 4, salto tutta la parte centrale e vado nel primo spazio disponibile, quindi salto tutta la parte della giuntura centrale. 3 e 4, 1 2 3 e 4, 1 2 3 e 4, 1 2 3 e 4. Mi ricongiungo alla prima maglia bassa, quindi alla maglia bassa di avvio, faccio una maglia bassissima, catenella di sicurezza e stacco il filo che andrà poi nascosto. A questo punto cosa devo fare? Io ho già preparato un pezzo di filo che deve essere lungo circa 4 volte la dimensione finita, quindi se io voglio una catenella di 30 cm devo farlo di 1,20 m, in questo caso io la faccio di circa 60 cm, quindi ho messo 2,5 m di filo, lo piego in due, vedete, entro nella solina che avevo fatto nel centro e faccio semplicemente una catenella. 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 e 20, 1 23 24 25 26 27 28. In realtà non è neanche utile contare, perché tanto comunque io ho preso i due fili perfettamente uguali, quindi la catenella può esserci una differenza di 1 o 2 al massimo, ma sicuramente non ci sono grosse differenze tra l'una e l'altra catenella. Quindi io adesso vado avanti, 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 fino a quando non finisco tutta la catenella. Poi vi faccio vedere come la rifinisco. Faccio proprio fino all'ultimo, sfrutto fino all'ultimo pezzettino di filo, direi che ci siamo, tiro e faccio un nodino all'estremità, così, in questo modo. Ecco. Per la legge di Murphy naturalmente non è riuscito al primo colpo. Ecco, e taglio il filo in eccedenza. Adesso ne approfitterò per nascondere questa codina, le altre le toglierò dopo.
la faccio passare tra le maglie in modo da nasconderla e fissarla. Poi lo farò anche con questa, ma diciamo che non aggiunge nulla. Allora, a questo punto prendo l'altro pezzo che avevo fatto, che è questo qua, perché come vi dicevo volevo mantenere una certa simmetria nella cucitura delle stelle, quindi cucirò questa qui. Vedete, ho lasciato il filo finale piuttosto lungo. Lo faccio passare dentro in questo modo qui. Poi scendo verso il centro, così, e la posiziono dove c'è un gruppo di 3 maglie alte, così posso fissarla meglio. Allora entro sul costume e poi entro ed esco in questo modo, in modo che i punti siano pressoché invisibili. Entro all'interno, vedete, così, e così faccio fare tutta la circonferenza. Non c'è bisogno di fissarlo chissà come, perché comunque non riceve nessuna sollecitazione, quindi non va fissato in maniera fittissima. Poi sul retro andiamo a fissare il filo in modo che però non si stacchi. Ecco. Volevo entrare qui dentro, lo facciamo lo stesso, e poi taglio. La stessa cosa con l'altra stellina, vedete, questa l'ho messa qui, quindi questa la metto un po' più in alto. Faccio entrare il filo, taglio questo intanto, che è un'eccedenza. Questo lo facciamo passare, lo fissiamo qua in alto, un po' più in alto così, in modo che questo rimanga un po' più in basso. Allora lo facciamo passare dietro in questo modo. Poi, come abbiamo fatto con l'altro, entriamo e usciamo dal centro, così i punti rimangono ben nascosti. Accertiamoci che dietro ci sia qualcosa a cui si aggancia, altrimenti facciamo del lavoro inutile. Ok, ed è perfettamente agganciato. Ok, quindi adesso non ci resta che nascondere il filo in questo modo, tagliare l'eccedenza e come vedete abbiamo finito. Allora adesso cosa bisogna fare? Bisogna naturalmente mettere il cordino sotto, quindi adesso io lo preparo così vi faccio vedere poi come applicarlo. Nel frattempo nascondo tutti i fili e poi ci vediamo per la confezione del pezzo. A dopo. Come vi dicevo, siamo pronte per la confezione. Allora intanto io ho preso anche questi che li metterò dentro per foderare in questa maniera, vedete? Per foderare le coppe e per dargli la forma. Una volta che le avrete cucite a punti nascosti terranno la forma per bene. Allora adesso quello che facciamo è infilare il cordino così come ho fatto per questa coppa qui. Dobbiamo infilarlo nella prima asola da dietro, vedete, così, dietro, poi lo passiamo avanti verso il retro, poi ancora dal retro
in avanti, poi ancora, quindi lo facciamo entrare e uscire dai buchini iniziando dalla parte posteriore, così finiamo nella parte posteriore anche, diciamo, quando finiamo nella parte posteriore. Ecco qua, il costume è praticamente completo e anche confezionato con le coppe, così una volta che saranno fissate voi praticamente questo laccetto lo utilizzerete per posizionare bene le coppe. Li arricciate un pochino sul fondo in questa maniera, potete anche indossarle dritte, però se le arricciate sul fondo fa un effetto ancora più carino. E così, questo è il cordino poi per attaccarlo al collo, e così il nostro costume è praticamente completato. Quindi questo, come vi dicevo, è un costume che vi conviene utilizzare prevalentemente per prendere il sole se utilizzate questo filato. Se utilizzate invece un filato specifico per i costumi, perché no, potete utilizzarlo anche per fare il bagno. Ricordatevi sempre di foderarlo, perché primo mantiene meglio la forma e secondo perché comunque rimane un po' più compatto, diciamo, rimane un po' meno trasparente. Ecco, poi dipende un po' anche dal vostro gusto e dalle vostre abitudini. Io credo di aver terminato, credo di avervi detto tutto. Per quanto riguarda le misure vi ho dato le indicazioni, adesso l'unica cosa che vi resta da fare è prendere il vostro uncinetto e provare a cimentarvi. Ecco, un'altra cosa che vi voglio fare vedere, quello che vi dicevo, io ho provato anche a farla in tinta unita, vedete? Tinta unita, potete anche prendere una coppa di un colore e una coppa di un altro se volete fare una cosa un po' particolare, però ovviamente questo dipende dal gusto personale. Con la tinta unita avete la facilitazione del fatto che non dovete cambiare i colori e quindi il retro rimane molto più pulito. È chiaro che in questo modo, diciamo, si abbina molto meglio il pantaloncino che abbiamo fatto e quindi richiama proprio i colori e anche la lavorazione. Vi ringrazio ancora per avermi seguito fin qua. Se il tutorial vi è piaciuto vi invito a iscrivervi e a cliccare la campanella per non perdere i prossimi aggiornamenti, e intanto vi do appuntamento appunto al prossimo tutorial, e intanto vi auguro buon lavoro e buon divertimento. Alla prossima, grazie, ciao!